Welcome to Newark's Liberty International. Local time is 1:55 p.m. Please stay comfortably seated until the seatbelt sign is off. Eravamo pronti. Sì, dai, facciamo una riunione qua, diamo il benvenuto. Io sono prontissimo, non vedo l'ora di iniziare. Non sono pronto per correre, però sono pronto per aiutarli nei loro business, quello sicuramente. Beh, ma io sono qui al servizio, giusto? Io non è il mio spettacolo. Ma e quindi come la gestite poi alla fine? Ma te corri la maratona? Te corri la maratona? 5 days later. Non lo so molto male. Vabbè dai. Bene. 14 miglia. Io devo aiutare loro a compiere la loro impresa, perché comunque questa cosa è un'impresa, cioè fare una maratona è un'impresa epica che ti cambia la vita. E unirci il business secondo me è vincente, per me è stato così. Quante ne hai fatte? 3 Tutte quelle. 3 minuti, sì, una dopo l'altra. E ero in una fase della mia vita dove comunque ancora dovevo costruire tutto quello che ho costruito poi negli ultimi 10 anni. Sai, ancora le incertezze c'erano. E qua mi ricordo che tra maratona e un po' New York, l'insieme delle due cose mi aveva dato una carica esplosiva incredibile. New York è elettrica, cioè già solo che arrivi ti dà quella voglia di spaccare, di fare cose, di crescere, di migliorare. Però è la prima volta che porti un gruppo tuo. È la prima volta che porto un gruppo. C'è un bel gruppo, c'è l'energia giusta per alzare l'asticella e farli prendere decisioni importanti. Iniziamo qua, facciamo la prima riunione, mi sembra anche un'atmosfera proprio newyorkese. Proverei delle specialità newyorkesi. La strategia per non fare la maratona: facciamo un giro con i pattini e cadiamo cioè tu mi vieni addosso, accidental, non lo fai apposta. Non la farò la battuta sul rompere il ghiaccio comunque. Ma perché il rischio c'è perché i gel quelli, non è mai venuto che devo andare in bagno e non riesci a trattenerti? Ma penso quella è la cosa più brutta, cioè lì ti interrompe. No, ma non parliamone perché... New York è la città che non dorme mai. Beh, per questo siamo qua. Cioè, ma vedi, già solo dalla telecamera, già chi guarderà il video, si percepisce l'energia. Senti i clacson, senti la gente che strilla senza senso, persone vestite in modo assurdo. C'è movimento, c'è energia, c'è vibrazione. Sicuramente è il posto ideale per fare un travel business, perché l'imprenditore incontra un sacco di difficoltà nella sua vita imprenditoriale. E ha bisogno di questi stimoli potenti per superarle le difficoltà. E allora abbiamo qui 50 dei nostri allievi che sono venuti per fare la maratona, quindi correremo la maratona tutti insieme, e poi perché con questa energia, l'energia di questa città pazzesca, possiamo prendere decisioni potenti e creare quell'energia di rivoluzione, di svolta che ci serve nei nostri business per affermarci e realizzare le nostre ambizioni. Benvenuti a New York! Siamo qui per correre la maratona, confrontarci ad un livello superiore e innalzare quell'ambizione che a volte viene un po' ostacolata dalle difficoltà che incontriamo durante la nostra vita. Ambizione economica tra 2 anni. Parleremo di soldi. Come chiudo questo gap? Qual è la strada migliore per arrivare al risultato che voglio? Quella più efficace, quella più efficiente, quella che mi fa ottenere il risultato maggiore nel minor tempo? Poi in base a quello che senti, anche in termini di rischio, resa rischio. A cui davo, tra virgolette, la colpa al suo senso di colpa. A te hai le tue abitudini, i tuoi modi di essere. Allora io rischio di perderti. Abbiamo iniziato a capire dove si trovano a livello imprenditoriale in termini di risultati e dove vogliono essere tra 2 anni, per capire qual è il gap da colmare, e abbiamo iniziato a valutare diverse strade per colmare il gap in base ai loro business e anche valutare gli ostacoli che possono incontrare nel raggiungere quello che vogliono raggiungere. Quindi
stiamo lavorando proprio sul capire, in base agli ostacoli che hanno, quali sono le azioni da mettere in atto per aggiustare il tiro. È stata una mattinata produttiva. Ma quale? New York può piacere o non piacere, prendetevi quello che potete portarvi con voi. Possiamo respirare questa energia e portarla con noi con dei ragionamenti che faremo insieme per settare delle ambizioni, alzarle, potenziarle. Ciao! Vogliono alzare i loro standard. Siamo nel posto giusto, adesso siamo a Wall Street, che è un luogo per eccellenza dove bisogna diventare persone capaci di guardare oltre. Loro questo stanno facendo, si stanno proiettando verso qualcosa che ancora non conoscono, perché l'imprenditore questo fa, rischia, si butta e cerca di visualizzare quello che altri non riescono ancora a vedere. Li ho visti motivati, centrati e pronti a dare il massimo per potenziare il loro business, per crearsi lo stile di vita che desiderano vivere. Vai, bocciato. Vedo che è arrivato l'ospite, è una persona che vive qui da tanti anni. Volevo proprio un imprenditore che ci facesse respirare l'aria di New York. Lui è partito come consulente, poi ha aperto le sue attività, ha fatto un exit da 800 milioni. Di tutto chiariamo, quando fai un exit da 800 milioni non ti arrivano 800 milioni tutti. Solo per capire. È importante circondarsi di persone valide. Non tutti sono imprenditori. Guarda avanti, vivi nel presente con un occhio al futuro. Noi siamo imprenditori, noi siamo perfect corporate citizen. Cosa senti che sono più bloccati di solito, ragazzi? La cosa che li blocca di più è la defocalizzazione, cioè il fatto che si focalizzano, si concentrano su troppe cose tutte insieme, quindi iniziano un progetto, iniziano a spingere un prodotto, un servizio, lo portano ad un certo livello, ma quando arrivano poi le difficoltà, che sono necessarie per permetterti di fare il salto di qualità e portare quell'attività ad un livello superiore, allora lì la scelta più facile è quella di defocalizzare e quindi iniziare qualcosa di nuovo. E questo è il limite più grande. Anche l'ospite ci ha fatto un sacco di esempi in tal senso e vedo che hanno capito e è uscito molto l'argomento in questi giorni, quindi sicuramente vi aiuterà a focalizzare meglio le energie, decidere un obiettivo da qui a 2 anni, focalizzare tutto su quello e poi da lì in poi si possono aggiungere altri traguardi, altri tasselli. Giornata in aula, eh? Sì, bellissimo. Bellissimo perché è un pubblico maturo, sono qui con un'ambizione chiara, un obiettivo chiaro, capire come potenziare i propri business, quindi è molto stimolante. Anche tra di loro, insomma, si stanno punzecchiando tanto e stanno uscendo fuori tanti temi importanti. Adesso stiamo parlando dei 4 ruoli: il creativo, il leader, il venditore e l'imprenditore, e di come ognuno di questi ruoli può aiutarvi a prendere decisioni migliori e a compiere le azioni migliori per potenziare il proprio business e risolvere i problemi per raggiungere l'ambizione che hanno definito da qui a 2 anni, sia economica sia in termini di stile di vita. Stiamo ritirando il pettorale. Che bello! Sono emozionata! Momento epico, guarda che facce. Com'è la sensazione? Bellissima! Guarda questo numero e pensa a quante volte l'ho sognato.
Siamo a casa che lei transenni. Ci sono a New York, ci sono! Cosa si prova? Cosa si prova? Indescrivibile, ho l'adrenalina qua sopra i capelli. Cosa si prova ad andare a ritirare il proprio pettorale? Mi sto cacando sotto. Da chi non doveva correre, ci ha provato in tutti i modi, ma in realtà ha ceduto. Grande Alba! Ce l'ho fucsia! Com'è? È 1 su 80.000, quindi. It's a beautiful day to be alive. Di prima mattina, 2 passettini a Central Park. È pazzesco. Guarda che Alba là. Madonna. Perché l'hai portato di qua prima? Perché qua c'è l'arrivo, il traguardo della maratona e vogliamo andare lì ad ancorare il nostro arrivo, visualizzarlo, ancorarlo tutti insieme, perché alla fine si sono aiutati, hanno fatto questa cosa anche in gruppo, seppur l'allenamento è individuale. E poi anche perché Central Park è pazzesco, farci una camminata qui tutti insieme era doveroso. Come essere qua? Emozionante, tanto. C'è da capire se è vero. Ancora stento a crederci. Dai, Ma cosa sta passando qua? oh, senti che energia. Non va già più veloce. Ma da qua si arriva in ogni caso. Ti metti di lato e inizi a rotolare. Una gamba sola, esatto. Questa è la finish line. Allora, tra 2 giorni. Più convinto. Tra 2 giorni taglieremo questo traguardo. Abbiamo fatto un ancoraggio potentissimo lì al traguardo, dove ho detto ai ragazzi di ricordarsi non solo tutti i passi che hanno fatto per arrivare qui e correre la maratona e meritarsi la loro medaglia, passando quel traguardo con successo, ma da quando hanno iniziato il viaggio con noi nei nostri percorsi, perché hanno fatto dei passi pazzeschi verso se stessi, verso le persone che amano, si sono perdonati, hanno perdonato, si sono messi in discussione lavorativamente, c'è chi si è licenziato, ha cambiato totalmente vita, chi ha lanciato business, chi ha avuto il coraggio di alzare l'asticella dei propri standard, delle proprie ambizioni. E quindi gli ho detto siate grati di tutto questo viaggio che vi ha portato qui, un passetto alla volta, e tutti i passi della maratona viveteli proprio con questo senso di gratitudine. E per quanto mi riguarda sono sicuro che quando passerò in un punto in particolare, ci sono 2 punti particolari, uno soprattutto piangerò perché mi ricorderà tanto un passo importante che ho compiuto in una fase della mia vita dove pensavo che tutto fosse perso, invece da lì in realtà è iniziata la mia nuova vita in modo definitivo. E è stato bello vedere le loro emozioni, le loro lacrime, e godersi quel momento fino in fondo, consapevoli di quello che può arrivare dopo aver tagliato questo traguardo nella loro vita, piena di nuove consapevolezze e di un rinnovato coraggio, perché dopo che fai una cosa del genere non ti spaventa per niente. E non se ne rendono conto poi a volte, no? Cioè, inizi a darlo quasi per scontato questo nuovo modo di vivere la vita. Invece è incredibile e volevo ricordarlo proprio lì in quel traguardo, perché non è un dimostrare agli altri che ce l'abbiamo fatta, ma un celebrare noi stessi per quanto siamo stati capaci di prenderci cura di noi. Questa non è solo una medaglia, traguardo di una maratona, ma è un puntino importante che ne unisce tanti altri, dà un senso più profondo e alto alla vostra vita. Allora al mio 3 ancoriamo con un urlo potente, non come l'urletto per fare. Facciamogli sentire come cazzo si fa un urlo, un ancoraggio a questa nostra rivoluzione interiore che abbiamo iniziato anni fa e che coroneremo con un altro passo importante. 1, 2...
Giustamente, tira la riettina bella magica. È arrivato un po' di freddo, per fortuna proprio il giorno prima della maratona. Che culo. È cambiato il clima, eh sì. Cioè domani mattina farà freddo, però molto meglio perché la maratona col caldo è la cosa penso più devastante della tua vita. Qui fanno dei panini pazzeschi. Domani mattina appena svegli dobbiamo subito fare colazione, quindi presto, e bere, in modo tale che riusciamo ad andare in bagno prima di lasciare l'hotel. Sei andata in bagno? No. Bisogna svuotarsi, liberarsi da tutto. Liz, hai fatto la caccia? Certo. No. È stato il primo pensiero stamattina. No, abbiamo dormito, abbiamo fatto la cacca e siamo prontissimi per andare a spaccare quel traguardo. In questo modo poi arriviamo a Staten Island e lì facciamo un'altra colazioncina e poi dopo un paio d'ore iniziamo a correre. Questo sembra un po' naturale. Questa fettazza di carne. Perché no, dai? Perché? Invece del pane. No, bacon no. Alle 7 partiamo da qui, ci vengono a prendere con il pullman, andiamo a Staten Island e poi da lì inizia tutto un processo che ci porta all'inizio del ponte dove partiamo. E passeranno un paio d'ore, quindi saremo tutti coperti. Le due cose più stronze di domani, più bastardelle, saranno andare lì, e tutta la parte prima della partenza e la parte finale. Quando arrivi al traguardo ti danno la medaglia, dalla medaglia in poi ci passa almeno una mezz'ora, 40 minuti per tornare in hotel. E sei devastato. Scusa. E ti sta salendo un po', dai, adesso, dai, un po' di scimmia ti sta salendo. Zero ansia, sono solo curioso di vedere se avrò dolori al ginocchio. L'unica preoccupazione è quella che magari mi rovina, perché me la vorrei godere. E se mi arriva quel dolore forte come ce l'ho avuto nell'ultima 10 km che ho fatto, non era proprio il massimo. Nanna? Siamo bene a Camomilla. Ci siamo così cariche e pronte per domattina. Allora, abbiamo, vabbè, pantaloncino, non troppo corto né troppo lungo, con le tasche, magliettina, questa qui, ovviamente sponsorizzata dalla Mastermind. Poi avrò questa qui, che è una giacca antivento, quindi all'inizio ce l'avrò addosso e poi la legherò in vita perché non si sa mai. E poi calzini tecnici, questo qui è un collo che me lo metterò all'inizio sul collo perché avrò in testa questo qui che farà molto freddo domani mattina, poi questo qui lo butto e questo qui invece è un pile che questo lo butterò perché sono le cose che mettiamo la mattina quando andiamo, che fa molto freddo, farà 4 gradi e poi però questo dobbiamo buttarle, non puoi portarlo con te, quindi le lasciamo poi lì quando partiamo. Poi avrò questo piccolo marsupietto dove dentro ho dei gel, questo caramel macchiato, Love Expresso, questi sono... ho preso i peggiori che potevo prendere per caramel. Ricordiamo l'importante consiglio detto da più persone: non cambiate le vostre abitudini. Perché non le avevo proprio le abitudini. Questa è la vasellina da mettere nei punti dove insomma puoi strofinare con le magliette, la pelle eccetera, e questi sono i cerotti per i capezzoli. Scarpa? La scarpa uso questa, non super tecnica però mi trovo bene perché ha la pianta che non è troppo concava e quindi mi fa stare bene il piede. Tocca solo alzarsi. Buongiorno. Hai fatto la nanna? Sì. Ricarichiamola. Sono super emozionata. Come mi sento? Boh, vedremo. E allora siamo pronti. Buongiorno. Sei pronto? Carichissimo. Guardalo. Ho tutta la mia famiglia con me. Hai dormito? A rate. No. Dormito bene, Lani? Sì. No, beato te. Dormite no. No. Prossimo anno anche tu vieni ancora. Pronto per la guerra però. Ad ogni passo me la spasso, mi rilasso, me la godo e mi rassodo. Ciao. Non vedo l'ora di divertirmi proprio. Bella Gio. Non è che ti abbia svegliato, non fare il fenomeno, mi sveglio anche te da un'ora.
Oh, sciottino di guida. Perché lei è silenziosa? Sono in balance. Non mi perdo mai. Hai perso per te. Se famo l'incidente In bocca al lupo a tutti i partecipanti. Un po' di riscaldamento magari. Magari sì. Ciao ragazzi! Tutto avrei pensato, ma finire a New York a fare una maratona? No. Allora, siamo praticamente prima dell'ingresso del ponte di Verrazzano. Questo è il momento più delicato perché l'entusiasmo sale, tra un po' si creerà ancora di più quando ci avviciniamo, mancano 20 minuti, quindi appena ci avviciniamo alla partenza l'entusiasmo sale e rischi di partire più forte della velocità con cui dovresti iniziare questa maratona, che è molto lunga e già il ponte sono 3-4 km, quindi bisogna rimanere calmi, gestire l'entusiasmo e fare questo primo pezzo come riscaldamento e poi iniziamo a giocarcela. Ci siamo! Where you cross the Pulaski Bridge in Queens. At the 2024 TCS New York City Marathon, just like before, 15 anni fa ero qua, pieno di speranze e sogni. Uno dei primi pensieri quando sono venuto qua la prima volta è stato: un giorno ci tornerò con un gruppo di pazzi che verrà con me. Grazie ragazzi. Miglio 1. Abbiamo appena terminato Ponte di Verrazzano e siamo a quasi 3 km fatti. Come va? Inizio a sentire il ginocchio, ma a livello di energia sto a 1000. Bomba! Quindi compensa bene. Dai, siamo a 6 km. La stiamo godendo, c'è un'energia incredibile a New York, ogni volta è pazzesco. Quanto l'energia delle persone ti aiuta a raggiungere gli obiettivi, il gruppo di pari, le cose che insegno sempre ai miei allievi. Avere il tipo così, i ragazzini, gli anziani, vigili del fuoco, poliziotti, è incredibile. Una grande mela di pari. Ho le ginocchia devastate, ma cazzo sei un'energia pazzesca! 15 anni fa è stato uno degli insegnamenti più potenti che poi mi ha permesso di realizzare tante belle cose nella mia vita. Non puoi scappare dai singoli passi che ti portano a un grande risultato, non puoi farne 10 insieme. Avere pazienza, mantenere il focus e un passo alla volta arrivi. Di fiato così corro 12 ore. Abbiamo sparato. 32 passano come niente. Tra un po' arriverà il momento in cui tutto questo non ci sarà più e sarà davvero dura. Ci sarà proprio un momento di silenzio totale sul ponte. Un po' di dolori, un po' di fatica, inizio a sentire le gambe, però ci sto. 12 km a 6,36 Alberto.
Dani, quanto è importante la mente? E in questo caso devi per forza gestirla, perché è disumano quello che fai, sia nell'allenamento, poi qui deve gestire i suoi pensieri e guidarli. Arrivano conditi da paure, ansie, preoccupazioni, bisogna gestirli e direzionarli a nostro vantaggio per darci quella spinta in più, fondamentale. Solo per te. Siamo a 15 km e mezzo. Sono ancora fuori da Manhattan. Io sono una merda. Zoppico, ma ci sono. Ah, tu tocchi? Più o meno. Tra pochi per Dani è tornato in pista. Quasi mezza maratona, intanto mi hai sofferto così tanto. Fatto di peggio, Dani. Molto di peggio. Vivo solo per te. Ponticello e si va di là. Mezza maratona. Siamo a Queensboro Bridge e qui, dopo 24 km di delirio, i newyorkesi che gridano il tuo nome, fanno il tifo per te, c'è il silenzio, la solitudine. Siamo solo noi che corriamo con i nostri dolori e la nostra fatica e anche i nostri sogni, le nostre ambizioni, ed è stupendo. Nella vita hai bisogno di supporto, ma anche bisogno di imparare a stare con te stesso, di fare pace con i mostri interiori che ti porti dietro, portandoli con te con una leggerezza nuova, per vivere la tua vita sempre più pienamente e con il sorriso nel cuore. Dai Dani! 2/3 is done. Ciao! Quando si incontravano, stupendo, com'è? Questa la conosciamo noi, questa è casa nostra, cazzo. Che spettacolo. Qui abbiamo formato tutti i nostri muscoli, cazzo, della mente, del corpo, del lavoro. Per la prima maratona non spero più. Sai quanti flashback ritorno. Spettacolo. Buon viaggio, Anche voi! Cioè, la cosa assurda è che potenzialmente, per come sto adesso, potevo mollare già al 10°. E questa è la mente che ti fotte. Perché, cioè sì, il dolore è un pelo aumentato, però già lì una persona normale si sarebbe fermato. Perché non ha senso questa roba. Eppure tu hai uno scopo forte, una missione forte, allora trovi il modo per allineare i tuoi pensieri e fare quel passo in più. Perché alla fine è un passo dopo l'altro, è un passo. Non devi pensare quanto manca. Se pensi troppo a quanto manca, cioè alla fine. Ma un passo tutti possono farlo. Di corsa, camminando, rotolando. Ma un passo tutti possono farlo. Fa molto male. Ho crampi a tutte e due le gambe. Tornato il dolore forte. E 18, oltre ogni più rosea aspettativa. Thank you. Ti rendi conto? Ho chiesto ad una persona e ce l'aveva. Mancano 10. Dolori fortissimi, questa è
In assoluto la maratona delle 4 dove ho sofferto di più, dove sto soffrendo di più. Si paga la non preparazione nella vita e io la sto pagando. Ho dato priorità ad altre cose, ma sapevo che potevo contare sulla mia mente e sul mio corpo. E allora me la sto giocando comunque. Volevo camminarla, invece la sto correndo. Vamos! Comunque stai soffrendo come un cane e ridi. Mamma mia, tragico. Facciamoci un regalino a padre. Sì? Sì. Passeggiare 10 secondi. Non so se è un regalo, sai. Devastante e rigenerante. La mente inizia a dire proprio: sei un folle. Fermati. Basta. Questa cosa non ti rende migliore. Lascia stare. Ma tu fai un altro passo. Basta quello. Siamo arrivati alla Fifth Avenue e iniziamo a vedere la luce. C'è anche il sole che ci illumina e vediamo il verde di Central Park lì in fondo. E ci siamo. Il grosso è andato e adesso ci giochiamo la fine. Denti stretti, respiri profondi. Andiamo. Figata! Senza allenamento. Central Park con Albi, carichi, trova le risorse dentro di te, ci sono sempre, devi cercare e crederci e poi tirarle fuori e fidarti di te, prendere per mano le tue parti deboli, sensibili, spaventate, aspettarle e portarle con te un passo alla volta. Integro, presente, consapevole, conquisti il superamento dei tuoi limiti e trovi ogni passo sempre di più te stesso. Chi sei davvero? Ti voglio bene. Ci arriviamo, cazzo! Sono tanti, il fisico vuole abbandonare ma la testa è già al traguardo, con il cuore, la curva. Un passo alla volta, 200 metri, per dimostrare a noi stessi che se vogliamo davvero possiamo raggiungere ciò che vogliamo, che se decidiamo di agire, di rinunciare, di crederci nonostante tutto, di accettare le difficoltà, la vita ci premia e ci regala la soddisfazione più grande, quella di evolvere, di diventare persone migliori e di illuminare il mondo intorno a noi di tanta bellezza. Vittoria, cazzo! Ce la siamo meritata, ce la siamo lottata, fratelli miei.
Voglio bene, Albi. Anche io. Un'altra impresa con noi. Marco! Mi sono preso venire. Non mi riprende che piango, Ce l'ho fatta. There we go. Good job. Che miseria. Che impresa, oh, che impresa. Che spettacolo. Che spettacolo. Ce la siamo portata a casa, eh? E un altro travel è finito. Sono arrivati tutti al traguardo. Pazzesco, pazzesco. C'è chi ha fatto anche in 3 ore e 20 risultati da fuori di testa. E abbiamo fatto un travel incredibile, incredibile. Guarda che bello, guarda che bello. Un travel pazzesco, sono stragrato di questo gruppo, di quanto si impegnano, di quanto si sfidano per migliorarsi. Abbiamo unito questa sfida, la sfida della maratona, che è una lezione di vita impressionante, al loro business, ai loro risultati. Entro 2 anni hanno ridefinito nuovi obiettivi, nuove ambizioni. Oggi abbiamo definito dei piani d'azione precisi, millimetrici, valutando tutte le difficoltà, insomma. Adesso hanno una marcia in più per tornare a casa e raggiungere quello che davvero vogliono nei prossimi 2 anni, per aiutare sempre più persone a migliorare la qualità della loro vita e loro nel frattempo per costruirsi il proprio stile di vita ideale. È stato pazzesco, pazzesco. Cazzo di prendi sta cosa? Come Dani? Devi pure amare queste cose, dai. Lascia fare un po' di stretching. Buongiorno. Sì, vabbè, manco avessi corso una maratona. Chilometri, quindi fai un passo ma non apri. Mia nonna sarebbe fiera di me. Per come mi alzo e mi siedo. Ah, allora non ero l'unico, eh. Dipende quanto fa.